Eccolo qui amici, oggi vi parlo dell'Extender 2x ma in versione RF. Grazie a RCE Foto Livorno, con il quale ho trascorso più di qualche giorno a testare obiettivi, camere eccetera, mi sono portato a casa per un test un po' più approfondito questo aggiuntivo ottico, un moltiplicatore di focale, anzi lo raddoppia addirittura. E sapete dove l'ho provata la maggior parte del tempo? Beh, da una parte sul 70-200 RF, che è straordinario, ve ne parlo fra poco, ma sul 600 mm f11 STM, già il Canon F11 moltiplicato col 2, un F22, questo per dirvi quanto la tecnica sia andata avanti, ma veramente a passi da gigante. Un aggiuntivo ottico che non è per tutti, perché non è per tutti gli obiettivi, si intende. Forse anche non per tutti, perché ha un prezzo non propriamente popolare, visto che ci comprate un obiettivo di buona qualità con gli stessi soldi. Ma se serve questo, non potete girare da nessun'altra parte. Dicevo non per tutti gli obiettivi perché la lente sporge e allora non può essere innestata su molti obiettivi che invece hanno la retrolente o addirittura non hanno lo spazio. Non potete per esempio utilizzare questo aggiuntivo ottico se utilizzate l'anello Canon, ce l'ho da qualche parte montato, il convertitore EFRF, non potete farlo perché non entra la lente, quindi non si può utilizzare. Il 2x è sempre stato il moltiplicatore per la caccia fotografica, per l'azione sportiva, quando serviva per l'appunto in esterno andare a beccare dei soggetti lontani. È anche vero che lavorano, lo capite senza che ve lo dica io, al loro meglio con i super luminosi, con i 2.8, anche con i 4, ma si perde qualcosa. E allora mi direte, che ci azzecca con l'F11? Ve ne parlo nel video dedicato a quell'obiettivo particolarissimo, denigrato anche, talvolta ha ragione, ma molto più spesso a torto, ma ne parliamo in un altro video. Tornando a questo, sono rimasto a bocca aperta, vi dicevo, perché effettivamente è di una velocità addirittura superiore alla serie 2xEF, la terza serie. Cioè mi aveva colpito molto, e infatti è un converter che utilizzo, la terza serie EF. Sembrava, insomma, attivare l'ottica velocemente, ma in questo caso sembra un tutt'uno, sembra quasi di non averlo. È vero che poi la qualità con un 2x, la qualità ottica effettivamente decade un pochettino, bisogna utilizzarla quando sappiamo e come sappiamo, cioè quando c'è abbastanza luce, perché altrimenti anche l'autofocus, pur nelle camere più performanti, ne risente un po'. Qualche aberrazione, sì, c'è del vetro aggiuntivo e neanche posto dove andrebbe messo, cioè in tutto lo schema ottico, è un aggiuntivo, come dice il termine stesso. Però quello che mi colpisce è che anche le nuove mirrorless, parliamo di Canon in questo caso, hanno una reattività diversa. Il 2470, 2405, 70-200 non è che siano migliori in senso assoluto dei gemelli EF, è che sono più reattivi, sono velocissimi, sono ipersonici nel vero senso della parola. Usare uno di questi con quegli obiettivi si capisce l'allineamento di quella nuova generazione, né più né meno, perché è velocissimo. Su una R7, con il quale l'ho utilizzato parecchio, sembra quasi di non averlo. Sono rimasto davvero impressionato. E poi le immagini, adesso le commentiamo. Non giro tanto intorno, questo è un JPEG dalla camera, quindi in formato originale, col 600 moltiplicato. La camera, come avete letto, è la Canon R7. Questo, ripeto, è sempre ancora un altro scatto nativo. Questo invece è come si presenta una volta elaborato e finito. E adesso vi farò vedere anche l'ingrandimento. Insomma, stiamo parlando di un obiettivo che diventa un 1200 mm a f22, assolutamente gestibile. Vi assicuro che visto sul monitor è difficile capire che ci sia un converter, nonostante si parta da una immagine che è vero che è stata presa con il cavalletto, ma da un'immagine comunque che proviene da un 600 mm f11, un obiettivo comunque così scuro. Riesce ad isolare anche un pochettino il soggetto perché aumenta ulteriormente questo rapporto di riproduzione
Insomma, se funziona bene qui, potete immaginare sugli altri obiettivi. L'ho montato sulla R5, come vedete la lente sporge, serve per esempio, questo è il 600, che vedete è praticamente vuoto e qui si può innestare senza problemi. Eccolo qua, questo è un 600 che però diventa un 1200 e sappiamo che possiamo contare su un fattore di conversione all'interno della camera che me lo porta a 1800, quasi 2000 mm. Pazzesco, però diventa un f22. È anche vero che la costruzione di questo aggiuntivo ottico è all'altezza anche di più della versione precedente, è un po' più corto anche se inganna perché comunque, vabbè, abbiamo giocato sul tiraggio della lente, ma c'è una parte che sporge. Il 2EF, il 2x della serie F sembrava che ci fosse qualcosa che ballasse un po' dentro appena appena, ma era solo una sensazione. Qui invece non c'è, più corto, compatto e poi veramente ben realizzato, ma soprattutto performante, mantiene la velocità dell'autofocus come se non ci fosse, salvo, vi ripeto, quando manca un po' di luce, allora lì si vede che c'è qualche incertezza di più, ma è da leccarsi i baffi. E poi la qualità costruttiva è veramente da primo della classe, magnesio con una finitura assolutamente indovinata, azzeccata, più liscia dell'altra, bello, insomma c'è poco da dire, ragazzi, è veramente un bel aggiuntivo, del resto non al prezzo che conosciamo. Le guarnizioni ci sono come ormai su tutti gli obiettivi di una certa qualità. Occhio, come ripeto, alla compatibilità. E a voi tutti amici, grazie, ma un grazie più grande lo faccio a RCE Foto Livorno con il quale abbiamo collaborato per questa serie video ed è un ringraziamento che credo sia esteso anche da parte vostra perché mi consente di parlare di questi gioiellini. Ciao a tutti e alla prossima!